Buongiorno mondo! Buongiorno! Sempre dal faro di Fuencaliente, la punta estrema sud dell'isola di La Palma. Abbiamo trascorso una bella notte qua tranquilla, anche se è un po' piovicchiato. Coccolati dal mare, dal rumore delle onde che si sente bene e da un po' di vento. Siamo un po' in una leggera buca e siamo un po' più riparati rispetto a sopra, di fianco al faro, dove il vento picchiava forte, forte, forte. Adesso comunque andiamo a scoprire una cosa nuova. Andiamo Raggiungiamo innanzitutto il Centro de Visitantes de San Antonio, che ci permetterà poi, oltre di vedere il museo, anche di fare un trekking lungo il vulcano di San Antonio. E poi forse anche una sorpresina che magari vi diciamo dopo. Ok? Questa è stata la colata lavica dell'eruzione del 1971 qui a La Palma. È un'isola molto giovane rispetto alle altre isole delle Canarie, assieme a La Gomera e Hierro, ed è ancora soggetta a varie eruzioni. E qua, approfittando della colata, solitamente le colate vulcaniche permettono alla Terra di essere molto ricca, oltre che di minerali, di poter essere ricca per le coltivazioni, hanno impiantato tantissimi bananetti. Guardate che roba, guardate, Siamo arrivati al centro di interpretazione del Volcán San Antonio. C'è un vento pazzesco, quindi fa anche freddo e ci stiamo coprendo. Comunque il posto è meraviglioso e adesso andiamo a scoprire assieme a voi. Tierra de Vinos, è molto importante che è il vino, Tra i vulcani. Questa è una classica bomba vulcanica, quindi sono quelle pietre che vengono sparate verso l'alto anche a diversi chilometri, incandescenti, e quando tornano giù rischiano di fare del male. Questo è un video che racconta la storia dell'ultima eruzione avvenuta il 19 di settembre del 2021 ed è durata fino a metà dicembre sempre del 2021, poco distante da qua, e ha distrutto diversi paesi. Quindi è stata un'eruzione molto importante, fortunatamente senza morti, se non uno morto per un infarto mentre spalava della cenere, e però ha distrutto case, paesi, proprietà. Era l'eruzione del vulcano Tahoe Gaite. Pronti, amore? Si parte per la scalata al San vulcano Antonio. San Antonio. Che siamo nel simulatore di terremoto. Stiamo vibrando.
Andiamo al vulcano San Antonio? E via che seguo la Betty. Ecco qua il cratere, bellissimo, molto ampio. Ecco la nostra vulcanologa Betty, vestita come se fosse in montagna. Eh beh, fa freddo. Qui c'è l'altro sentiero qua sotto che scende per andare al vulcano Teneghi. In mezzo alle vigne, perché qua sono tutte vigne. In basso platani, ossia banane. Che posto! Bellissimo! Eccoci che siamo arrivati al punto di osservazione del vulcano San Antonio. Siamo a un'altitudine di 650 metri. Il vulcano è questo qua proprio dietro di noi, ha una larghezza di 1 chilometro, quindi molto grande. La sua ultima eruzione è stata nel 1677. Contrariamente al Teneghia, che è subito qua sotto, che ha fatto l'ultima eruzione nel 1971, quindi abbastanza recente, che è l'eruzione che ha provocato la colata, abbiamo visto ieri, che arrivava fino al faro. Di Fuencaliente. Con due parole sulla camminata. Allora, c'è il centro visitantes del vulcano San Antonio 1677, che ripeto non è l'altitudine ma è l'anno dell'ultima eruzione. Ingresso è 8 euro a persona, con la visita anche al museo. La camminata è quasi in pianura, sono 15 minuti. Nemmeno, anche 10. Molto comoda. Il posto è veramente delizioso, più che altro, oltre che per l'imponenza del cratere, anche per il punto panoramico, dove si può vedere tutta la costa sud-ovest dell'isola di La Palma, che è la parte più viva e la parte che recentemente ha creato maggiori eruzioni. Panorama spettacolare. Bodegas Teneghiya. E dopo il vulcano di San Antonio andiamo a assaggiare un po' del vino locale.
questa zona producono molto vino. Andiamo a vedere cosa c'è. Siamo arrivati qua alla Bodegas della Teneghia e stiamo degustando un po' di vinello. Non abbiamo mangiato, quindi mi ubriacherò sicuramente. Andiamo sulla Malvasia. Noi, lavorando, navigando alle Eolie, conosciamo molto bene le Malvasie. Assaggiamo la differenza. Muy differente. Insomma, visita la cantina e non potevamo non acquistare del vino. Cosa abbiamo preso? Abbiamo preso 4 bottiglie di vino diverso e lo assaggeremo poco per volta. Lo assaggeremo e vi faremo sapere. Questi sono dei fiori che a me piacciono tantissimo. Se qualcuno ci dice che fiori sono, Non conosciamo il nome, li abbiamo già visti, ma non conosciamo il nome. grazie. Scrivetecelo nei commenti. Siamo arrivati in un luogo fuori dal mondo. Qui ci abitano perché si sente la cagnara. Quanti metri siamo? 1080 metri. Qui siamo in mezzo alla colata vulcanica che ha travolto proprio tutto. Qui termina la strada che stavamo percorrendo, perché quando in settembre del 2021 è iniziata l'eruzione del Cumbre Vieja, che è durata per 85 giorni, la colata ha distrutto tutta questa zona e compreso i paesi sottostanti. Adesso la strada è interrotta, stanno cercando di ripristinarla. Dopo 4 anni, però è un lavoro molto lungo e comunque in ogni caso si vede qua sulla mia sinistra tutta la colata di lava che ha devastato, che ha sepolto tutto. Si vedono anche delle case che sono sepolte, una foresta di alberi completamente bruciati e case e alcuni tetti che fuoriescono dalla cenere. Ora inorridisco al pensare che le persone che vivevano qui in poco tempo hanno perso tutto quello che avevano. Non hanno perso la vita perché sono riusciti a salvarsi in tempo, però hanno perso casa, hanno perso i loro averi, hanno perso tutto. È una cosa veramente che fa male al cuore. Lo spettacolo è sicuramente affascinante per noi che non avevamo nulla dei nostri averi sotto la cenere.
Qui comunque è tutta una colata vulcanica. È andata bene che ci sono delle case salve, perché qui dietro ce n'è parecchie circondate dalla colata e quindi praticamente non si vedono più, molte altre sono sepolte. Qui siamo alla Playa del Charco Verde, poco dopo Puerto Naos, e c'è un bello spiaggione di sabbia nera vulcanica, stupendo. Poi qui anche riparato dal vento che c'è stato fino ad oggi, in quanto è un po' in una buca, poi siamo sul lato ovest dell'isola, il vento soffiando da nord-est, qui non lo si percepisce. Siamo arrivati al piccolo villaggetto di Erremo, in una strada a fondo chiuso, oltre qui non si va. È piccolino, grazioso, molto tranquillo. Non ha spiagge, ma tante rocce vulcaniche, comunque con alcuni punti in cui è fattibile fare il bagno. Ora vediamo, stiamo un po' decidendo dove fermarci a dormire, se a Mauro piace o meno. Cosa molto importante, da qua in avanti non ci sono più strade, la costa è scoscesa e difatti noi per arrivare qui dalla Fuencaliente siamo stati su alti a 700 metri d'altezza. La Palma abbiamo capito che è tutto un sali e scendi, quindi almeno in quello ormai abbiamo già capito come funziona. Eccoci che abbiamo trovato il parcheggio dopo vari giri tra villaggetti. Ci siamo fermati a Puerto Naos, in questo campo sterrato, terreno sterrato, pieno di campi. Siamo fronte tramonto. Eh sì, perché adesso siamo arrivati sulla costa ovest di La Palma, quindi abbiamo il tramonto di fronte in questi prossimi giorni che stiamo lato ovest. C'è un bello spiaggione qua, guardate che spiaggia enorme, è abbastanza tranquilla. E ora 2 passi ce li facciamo, perché alla sera noi li facciamo sempre appena arriviamo in un posto nuovo. Pare abbastanza turistico questo paese, alberghi e lungomare molto curato e turistico. Il raggio verde è quando il sole al tramonto ormai lambisce il mare e gli ultimi raggi, l'ultima luce del sole è verde, proprio per una rifrazione della luce. Io lo dico sempre quando siamo in barca, non ci crede nessuno che c'è il raggio verde. Vero. Adesso anche i nostri ospiti possono capire che c'è il raggio verde. A seguito dell'eruzione del 2021, in tutta questa zona c'è stata una elevata quantità di CO2 di origine naturale. È stata monitorata, è stato verificato e quindi questa zona è preclusa di Puerto Naos, non si può andare perché è ritenuta pericolosa. Praticamente tutte le persone che avevano una casa, che avevano un'attività, che avevano un ristorante all'interno di questa zona se la sono trovata chiusa. Quindi c'è anche tutti i giorni un monitoraggio, qua ci sono dei sensori. Tutto chiuso, non si può più andare in questa parte di Puerto Naos. È incredibile. Incredibile. Invece, sempre a pochi metri dalla zona interdetta, saremo a 20 metri circa,
c'è questo ristorante, che questo invece è rimasto aperto perché è sul mare, quindi probabilmente in una zona più arieggiata, dove il livello di CO2 è stato riscontrato è decisamente inferiore. A volte si dice che bisogna avere un po' di culo nella vita, anche quello c'è. Un altro sensore della CO2 qua sul lungomare è proprio un monitoraggio continuo per la salute pubblica. Tutte le case che sono 50 metri di fronte a me, quindi dietro di voi alla telecamera, sono tutte chiuse. E adesso, ormai è sera, c'è un po' freschetto perché c'è sempre vento da nord che arriva. Domani abbiamo altre scoperte in programma, quindi noi ci andiamo a riposare, mangiamo qualcosa e poi, chissà, chi può saperlo. Ci sono anch'io, perché lui parla al plurale, però a me non fa mai vedere, devo sempre riprendere. Ma lei è importante per quello che desideriamo fare questa sera, quindi è molto Desideriamo importante. il plurale. Perché In quanti siamo? Non lo desideri? Il plurale è con te compresa. Noi due? Ok. Per cui noi ci salutiamo qua e ci vediamo domani. Buonanotte! Ciao! Ciao!